Oggi è giornata di sfida. E-bike contro mountain bike tradizionale. Due bici completamente diverse, una fa parte della fascia agonistica del mercato delle mountain bike muscolari e l'altra è la mia, la conoscete tutti. È una non più giovane Trek 4005 resa elettrica grazie al potente kit Bafang da 750 watt. Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale, grazie a tutti quelli che continuano a scrivermi, a commentare e a guardare i miei video, e se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale. Oggi c'è aria di sfida, siamo nei Colli Euganei e uno dei versanti del Monte Cecilia per rispondere a una delle domande che spesso mi rivolgono. Ma una bicicletta resa elettrica con il kit può competere, affrontare sentieri anche impegnativi? Ho voluto quindi mettere a confronto la potenza della mia e-bike con quella muscolare tradizionale guidata da Alberto Violini. Ciao Ivan! Ciao Alberto, te sei nonostante tutto un ciclista amatoriale. Assolutamente. Ascoltami, ma quanti chilometri percorri un anno dei tuoi allenamenti? In un anno per allenarmi percorro circa 10.000 km e per affrontare, diciamo, al meglio quelle che sono le gare un po' più impegnative. Tanto allenamento per competere a gare importanti e dure a livello internazionale. Assolutamente, il mio obiettivo è sempre stato in primis quello di divertirmi ed arrivare, per cui nessuna velleità agonistica. Ho partecipato però 3 volte alla Sella Ronda Iro, a Selva di Val Gardena, piuttosto che alla Dolomiti Superbike di Villabassa o anche alla Lessinia Legend che si svolge qui nei Colli Lessini, quindi su Verona. Ecco, qual è la più dura? Diciamo che il Sella Ronda Iro si fa dare comunque del lei, specialmente nel percorso marathon, che ci vede impegnati su 86 km per 4.500 metri di dislivello positivo. Alberto, e sei pronto per la sfida di oggi? Assolutamente sì. La sfida di oggi in realtà è solo un pretesto per ribadire che anche le persone non più giovanissime, non atleti, possono godersi di questi spazi magnifici di cui è ricca tutta la nostra Italia e magari, perché no, farsi aiutare da un po' di motore elettrico. Alberto, andiamo a conoscere meglio i nostri mezzi, anzi partiamo dal tuo. Che bici è questa? Allora, questa è una S-Works Epic HT che ormai ha qualche anno, ma il telaio era comunque un top di gamma, dal carbonio ad alto modulo, dal peso di soli 800 grammi. Monta una forcella RockShox SID World Cup, quindi con la testa in carbonio e il sistema Brain con il blocco e sblocco automatico, un brevetto di Specialized. I cerchi sono dei cerchi a canale largo Carbon Più di Bike Direction dal peso di poco più di 1 chilo e diciamo, completa tutto il gruppo sempre con le pedivelle in carbonio, monocorona, 12 velocità, XX1 di SRAM, anche questo il top di gamma, non wireless ma con filo. Alberto, il tutto per un costo di listino? Diciamo che il costo di listino si aggirava attorno ai 10.000 euro. Alberto, e adesso andiamo a conoscere meglio la mia. Chi mi segue sa che è una non più giovane Trek 4005, ma te che sei un esperto, cosa ha ancora di buono? Diciamo che di buono c'è sicuramente la voglia di divertirsi e quella non deve mancare mai. È una bicicletta con telaio in alluminio e ruote da 26 pollici, quindi uno standard un po' datato, ma che nulla toglie alla possibilità di togliersi soddisfazioni. Monta una RockShox Reba comunque più che valida e un sistema poi con il motore a 9 velocità. Il costo della mia bici nel mercato dell'usato è sui 300-350 euro, ovviamente senza il kit motore elettrico. C'è un po' di differenza di prezzo. Ma andiamo alla sfida di oggi, Alberto. Abbiamo scelto questo percorso qui su questo versante del Monte Cecilia sui Colli Euganei perché ci sono 2 salite parallele molto simili. Quanto sarà lungo questo tracciato?
Io credo che saranno poco meno di un centinaio di metri. E secondo te con che percentuale di pendenza? Credo indicativamente attorno al 10%. In realtà non estrema, ma una delle due salite in effetti è più complicata. Un po' più sconnessa, che quindi sicuramente ci metterà alla prova con l'equilibrio. Prima di partire con la sfida faremo una prova dei tracciati e poi con il lancio della monetina sceglieremo il percorso su cui correre. Testiamo adesso il percorso più accidentato e proverò ad affrontarlo sicuramente in agilità e cercando di mantenere la traiettoria il più pulita possibile. Fondamentale è affrontare la salita con il giusto rapporto e cerchiamo di affrontarla con un po' di calma per tenerci per la sfida. Forse il 10% è stata una stima un po' ottimistica. Cercherò di capire come partire. Io metto la potenza 3 anche perché troppa potenza dopo credo sia difficile da gestire. E adesso provo una dei due tracciati e vedo appunto come sarà questo percorso. E adesso proviamo questa salita. Il motore spinge molto bene, qua bisogna cercare di capire dove caricare. Cerco di stare nella parte più pulita del percorso. Il motore sento che spinge molto bene e questa è la parte d'arrivo. Eccoci qua. Bene, abbiamo testato i due tracciati. Alberto, pronto? Prontissimo. 5, 4, 3, 2, 1, via! Strazzato. Grande Alberto. Grazie. Indipendentemente da chi ha vinto questa sfida, avete visto le potenzialità che hanno le bici elettriche, anche come la mia con un kit installato dopo. Questo video non vuole assolutamente essere un incentivo alla competizione, ma far capire che la potenza che possono erogare questi motori sono più che sufficienti per divertirsi in tutta tranquillità e scoprire scenari meravigliosi, facendo dell'importante attività fisica. Anche perché, come dice un vecchio adagio, la potenza è nulla senza controllo. Grazie ad Alberto della sua collaborazione. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un bel mi piace, commentate e soprattutto iscrivetevi al canale. Ciao! Ciao!